Starfleet to scout ship, please give your position. Over. I am in orbit around the third planet of star known as Sun. Over. May this be Earth. Over. Positive. It is known to have some form of intelligent species. Over. Allora, questa è la mia quarta intervista a Corrado Malanga. Tre di persone. No, questa è tre di persone e uno in collegamento. Bueno. Allora, questa è la mia quarta intervista a te, Corrado, però mi sa che è quella più pericolosa questa. Dipende da cosa mi chiedete. No, dipende ancora. Io vorrei sapere da te che cosa sta succedendo, cioè che cos'è questa cosa di cui farai una conferenza stampa. Ah sì, farò la conferenza a Livorno. Esatto. Il 16. Che cosa avete scoperto? Dove sono andate le tue ricerche? Dunque, la cosa è nata un po' per sbaglio, oserei dire, anche se gli sbagli non ci sono. Io ho scritto un libro sulla piramide di Cheope e ho fatto delle ricerche e ho creduto di scoprire a che cosa servisse questa cavolo di piramide di cui si sapeva fino a poco tempo fa abbastanza poco. Cioè, ci sono tre stanze, una stanza detta del faraone, una stanza detta della regina e un'altra stanzetta in fondo, sottoterra, detta non finita. La cosa strana è che un giorno vedo una fotografia della stanza del re, del faraone, e lì vedo qualcosa che probabilmente non aveva visto nessuno, o meglio, ce l'hai sotto gli occhi ma non la vedi. L'altezza del sarcofago, detto sarcofago, che poi non è un sarcofago, in granito, è identica all'altezza che hanno nel muro della stanza due buchi chiamati shaft, che sono due buchi da cui, dicono gli egittologi ortodossi, si può respirare, cioè la stanza è fatta in modo tale che questi due shaft producono l'entrata dell'aria, per cui uno che sta dentro, la stanza è praticamente stagna, può respirare. Che strano. E mi dico, ma guarda che se entra l'acqua da una parte, l'acqua si fermerebbe all'altezza della vasca in granito, che secondo gli antichi egittologi ortodossi avrebbe dovuto contenere la salma del faraone, ma non la supera, non la riempie, perché esce per capillarità dall'altra parte. Dico, ma guarda che strano, è partito tutto da lì. Ho costruito una ipotesi in cui la piramide era riempita di acqua, la parte di sopra, cioè la stanza del faraone, era riempita d'acqua, la parte di sotto si riempie, cioè la stanza della regina, si riempie di acqua lo stesso, arriva l'acqua a una certa altezza, si crea una cosa che si chiama in termine tecnico tubo di Quink, cioè se c'è una vibrazione sonora che percorre l'acqua nella stanza di sopra, questa vibrazione sonora passa a 1400 metri al secondo nella stanza di sotto. Comincio a vedere che ci sono tracce di erosione di acqua nella piramide dappertutto. E la mia teoria mi portava a pensare che una persona sarebbe stata introdotta nella stanza detta erroneamente del faraone, nella vasca, si sarebbe riempita tutta la piramide di acqua, nella stanza di sotto c'era una traccia nel pavimento che faceva pensare a una specie di struttura cilindrica che avrebbe dovuto contenere il vero faraone. Attraverso un gioco di vibrazioni, la parte animica, diciamolo così in termine tecnico, della persona che stava al piano di sopra si staccava con un'opportuna frequenza,
veniva portata questa frequenza con le informazioni di questa frequenza nella parte di sotto, la parte animica entrava nel corpo del faraone e lo rigenerava. Ecco perché forse i faraoni, soprattutto i faraoni dei, vivevano più di 3.000 anni, quasi 4.000 anni. E mano a mano che il tempo passava, il faraone Dio viveva 4.000 anni, il faraone semidio 2.500 anni, il faraone mano a mano che diventava sempre più umano, ci racconta la storia, viveva come noi, 100-200 anni al massimo. Tutta questa operazione io l'ho scritta in questo libro, dove si metteva in risalto il fatto che la piramide doveva avere una frequenza di vibrazione precisa, che era stata anche calcolata con opportuni software. Mi scrive Filippo Biondi. Filippo Biondi è un esperto, uno degli esperti mondiali di radar satellitare, e mi dice ho letto la sua cosa, ma si potrebbero fare delle misure? E io dico sì, certo che possiamo fare delle misure. Allora ci mettiamo d'accordo, ci vediamo la prima volta su Skype, ne parliamo approfonditamente e prepariamo un progetto. Il progetto avrebbe fatto uso di una tecnica satellitare che si chiama SAR, radar ad apertura sintetica. Siamo a 680 chilometri di altezza e volevamo guardare dentro il granito della piramide come se fosse un pezzo di vetro. Non lo aveva mai fatto nessuno. Ebbene, si costruisce il programma, perché un programma al computer va fatto. Noi abbiamo i dati satellitari sono a disposizione di tutti, vanno però elaborati. E l'elaborazione a un certo punto ci permette di guardare dentro. Allora il radar, sapete com'è fatto? Per vedere una cosa, una figura, un'immagine che ha una certa grandezza, fai conto 100 centimetri, 1 metro, ci vuole un'antenna molto grande. L'antenna molto grande, come si fa a mettere in orbita un'antenna che dovrebbe essere circa 12 km? Perché se voi vi fate i calcoli ci vuole un'antenna di 12 km per vedere un oggetto messo bene, fatto bene, con la risoluzione giusta che sia almeno di 1 metro. Qualcuno ha pensato, nei tempi passati, che forse si poteva fare in un altro modo, cioè usare la tecnica del radar ad apertura sintetica. Non si usa un'antenna di 12 km, si usa un'antenna di 6 km, ma si fa una misura che dura 12 km di arco. Cioè, mentre il radar si muove, perché è montato su un satellite, l'apertura dell'antenna diventa di 12 km. In questi 12 km si fanno infinite fotografie con radar che riporta a casa 4 tipi di informazioni sostanzialmente. Sapete, il radar butta una informazione e aspetta che l'informazione torni indietro per vedere che succede. 4 tipi di informazioni che sono X, Y e Z, cioè la posizione del punto che stiamo guardando e la sua energia. Quanto dell'impulso radarico è stato assorbito, quanto è stato deflesso, sotto forma di colore, per esempio. Così avevamo una mappa colorata. Ma non basta. Non basta, perché queste n.000 fotografie che vengono fatte vengono compattate e messe sostanzialmente in una sola fotografia che rappresenta la somma di tutti gli errori, di tutte le cose che ci sono. Una fotografia sola non basta. Bisogna aspettare 16 giorni per cui il satellite torni esattamente nella posizione dove era prima e rifare un'altra serie di misure. Queste misure appaiono dei fogli di carta bianchi pieni di puntini, dove non ci si capisce niente, ma il miracolo sta per avvenire. Si somma la prima fotografia alla seconda fotografia e compare l'immagine di quello che noi volevamo vedere, praticamente in 3 dimensioni. Questa tecnica ci permetteva di vedere l'esterno della piramide.
con tutte le vibrazioni. Pensate, il radar si accorge della vibrazione di 1 millimetro, quindi è estremamente sensibile. Noi volevamo guardare dentro al radar, dentro alla piramide, e per fare questo Filippo soprattutto si è immaginato di fare con un solo passaggio radarico avere tutte le informazioni. E lui ha detto, invece di stare a fare un percorso di 12 km col radar, cioè avere una apertura di antenna di 12 km, facciamo un'apertura di 6 km. Va bene, abbiamo un'antenna un po' più piccola, la metà, invece di avere roba che si capirà avere una risoluzione di 80 cm, abbiamo magari una risoluzione il doppia di 1,60 m, però l'altra metà, mentre il radar sta passando gli altri 6 km, noi facciamo un'altra cosa. Rinunciamo a sapere la posizione di quello che stiamo guardando, della piramide, l'energia della piramide, ma facciamo tutta una serie di immagini che ci daranno l'energia dei pixel della piramide. Facendo così, in un solo passaggio, noi mettiamo insieme queste cose, tutti questi dati ottenuti nella prima parte, i primi 6 km, nella seconda parte, e noi abbiamo la piramide che si è trasformata in una matrice di punti. Sapete, lavorare su una piramide diventa complicato, ma lavorare matematicamente in laboratorio su una matrice, cioè su un cubo di punti, ognuno di questi punti rappresenta praticamente un pixel. Allora noi prendiamo questo cubo, lo possiamo tagliare a metà, a destra, a sinistra, sopra, sotto, in alto, in basso, e quei punti lì, dati da mangiare al computer, rappresentano quella fettina di piramide con tutte le informazioni. Quindi siamo riusciti a fare una tomografia, anzi, tante tomografie da diversi punti di vista. È come avere una torta e tagliarla per vedere cosa c'è dentro. La puoi tagliare in orizzontale, la puoi tagliare in verticale, con angoli diversi, e ognuno di questi tagli ti deve dare informazioni coerenti. Tutto diventa una cosa tridimensionale. A quel punto abbiamo scoperto cosa c'era dentro la piramide, perché noi abbiamo la possibilità di trasformare questa piramide sostanzialmente in un cristallo. Pensate che il radar vede più facilmente nel granito che non nel vetro. Il vetro potrebbe sembrare trasparente, no? Nel granito la velocità del suono è 4.000 nel granito, 4.000 metri al secondo. Nel vetro è molto più lenta, quindi quel numero di megahertz, circa 900 megahertz, che noi utilizziamo come i telefonini sostanzialmente, no? Per guardare dentro la piramide, ci permettono, se opportunamente calibrati, di guardare addirittura la piramide come se fosse veramente trasparente, cioè si vede oltre. A quel punto è come se noi avessimo un raggio di luce colorato che guarda attraverso un prisma trasparente. A secondo del tipo di luce che abbiamo, la luce sarà riflessa, rifratta, entrerà bene nel nostro prisma, uscirà considerando il prisma trasparente. Insomma, noi modulando sulla qualità e quantità di luce, che sono sostanzialmente fotoni, abbiamo una risposta fononica. Questa è la novità assoluta. Abbiamo usato un campo elettromagnetico, luce, sostanzialmente il radar, e abbiamo trasformato i segnali luminosi del radar in vibrazioni, perché i diversi punti della piramide che il radar vede all'interno e all'esterno, nelle varie tomografie, nelle varie fettine, rappresentano come colore l'energia del puntino che si muove e oscilla. Voi capite una cosa fondamentale, che quando noi prendiamo una fettina di piramide nel mezzo e facciamo la tomografia di questa fettina, e questa fettina ci fa vedere per esempio la parte centrale della piramide, cioè
quello che noi conosciamo, la metà della stanza del re, la metà della stanza della regina, la metà della stanza che tagliamo a metà come una fettina di torta, la metà della stanza sottoterra non finita, abbiamo una lastra. Questa lastra prevede che questi puntini, che rappresentano quello che c'è dentro, vibrino, ma questi puntini, la loro vibrazione risente anche di tutto quello che c'è a destra e di tutto quello che c'è a sinistra. Quindi su questa lastra si stampa in automatico tutta la vibrazione della piramide a destra e a sinistra della tomografia che noi stiamo utilizzando. Cioè abbiamo praticamente i raggi X della piramide. E le prime tomografie non ci si capiva niente. Perché? Perché noi avevamo dei punti di partenza, sapevamo che c'era una stanza del re, una stanza della regina, un'altra stanza, e cercavamo di capire queste macchie di luce come potessero essere agganciate alle cose che noi conoscevamo della piramide. E poi c'era una quantità di altra roba luminosa che noi non sapevamo cosa fosse, perché pensavamo la piramide è 229 metri di lunghezza al lato, per 146 metri d'altezza, è un bestione. Vibra perché il vento del Cairo la fa vibrare, quindi soprattutto la parte nord, dove c'è l'entrata, era molto chiara. Non si vedeva praticamente niente perché era troppo illuminata e noi abbiamo pensato deve essere il vento del Cairo. Siamo andati a vedere, a studiare le mappe del vento, abbiamo visto che il vento al Cairo per l'80% dei casi proprio colpisce la parte nord della piramide. Dopodiché però ci siamo resi conto che questa cosa era talmente luminosa perché c'era dentro tanta roba che nessuno conosceva, che nessuno aveva mai visto, che nessuno aveva mai sospettato. Alla fine, dopo pochi mesi di lavoro, perché sostanzialmente noi abbiamo lavorato alla fine 3 mesi, 4 mesi, ha lavorato il computer soprattutto perché ci vuole un sacco di tempo per fare gli accumuli delle informazioni. Ci trovavamo di fronte a un modello che noi abbiamo ricostruito in 3 dimensioni che rappresenta esattamente quello che c'è all'interno della piramide. E lì la prima cosa che abbiamo visto è nulla di tutto quello che abbiamo visto noi era mai stato visto prima. La piramide non solo ha altre cose, molte altre cose dentro, ma ha molte altre cose sotto, per almeno 100 metri sottoterra. La tecnica è stata messa a punto in un lavoro precedente di Filippo Biondi sul vulcano di Napoli. Il vulcano è una grossa piramidona, quindi andava benissimo per studiare i nostri i sistemi e i parametri che poi avremmo utilizzato sulla piramide più piccola. Siamo riusciti a guardare, Filippo è riuscito a guardare fino a 8 chilometri sottoterra, quindi si vedono le camere magmatiche, si vede tutto. E possiamo andare quindi facilmente, almeno a 100 metri sotto della piramide, era un gioco da ragazzi a questo punto. Siamo andati 8 chilometri sottoterra nel Vesuvio, fare 100 metri alla piramide di Cheope era abbastanza facile. E che cosa si vede? Quello che si vede è, partiamo da sotto, ci sono 2 corridoi molto grandi, inclinati, che da 100 metri salgono verso l'alto e a un certo punto cambiano orientamento. Nel punto in cui cambiano orientamento c'è un canale, un corridoio, una struttura che collega queste 2 cose strane che salgono e arrivano all'altezza del piano terra, diciamo così, della piramide. Qui ci sono 2 stanze grandi. Da queste 2 stanze grandi partono altri 2 corridoi che vanno in alto all'interno della piramide, ma questa volta non più
orizzontali, paralleli tra di loro, ma inclinati, perché la piramide è fatta così, se no uscirebbero dalla struttura della piramide. Quindi i primi 2 corridoi salgono a piano terra, 2 stanze, 2 corridoi grandi che si alzano per circa altri 100 metri e arrivano a un corridoio che unisce queste 2 parti. Alla metà di questo corridoio ci sono 2 stanze. Una di queste stanze va nella direzione dello Z, che si trova qui, che è quella struttura misteriosa a cui nessuno ha saputo dare una collocazione. Questo corridoio si apre ad anello quadrato e questo anello quadrato circonda il primo piano, la prima stanza dello Z. E cosa servirà tutto questo? Questo anello, da questo anello ripartono 2 altri corridoi che vanno in questa direzione. Ricordo che qui davanti c'è l'entrata. Qui siamo alla fase nord, la parte nord è questa qui. Io sono come se fossi alla parte sud, se avessi la piramide qua davanti. Questi 2 corridoi arrivano in una stanza grande che sta quasi sopra l'entrata della piramide. Ci si doveva chiedere innanzitutto tutta questa roba a che cosa serve. E c'è una risposta. La risposta la troviamo anche al piano terra della piramide. Questa è la parte nord, no? Si entra di qua. Sotto, Filippo dice, ci sono le cantine. E infatti in una delle tante tomografie andiamo a vedere e si scopre che c'è una struttura davanti alla piramide. Si sta per entrare nella piramide, ce l'abbiamo di fronte. Sottoterra ci sono delle cantine, nel senso che c'è un corridoio orizzontale e 6 stanze da una parte e 6 stanze dall'altra che disegnano un pettine. Queste stanze hanno sicuramente un significato, perché una struttura del genere è stata trovata anche in altre piramidi. Per esempio, in una delle piramidi El Arian c'è lo stesso tipo di struttura. In un'altra piramide, accanto alla piramide di Saqqara, c'è la stessa identica struttura. Questa volta in questa altra piramide quasi circonda 3 lati della piramide. E noi a pensare, ma a cosa servirà tutta questa roba? E poi ci viene l'illuminazione. Se effettivamente quello che io avevo scritto nel libro era vero, la piramide è una macchina che funziona con la vibrazione. Questa vibrazione, quindi, deve essere importante soprattutto perché deve avere una frequenza precisa. La piramide è un bestione, 229 metri di larghezza. Sapete cosa vuol dire? Che la vibrazione che noi pensiamo dovesse entrare nella camera del faraone è una vibrazione che è di circa 32 Hz e l'abbiamo calcolata col computer sulla base delle proporzioni della stanza. Questo vuol dire che tutte le altre vibrazioni che hanno lo stesso tipo di grandezza danno fastidio alla piramide e al suo scopo e devono essere eliminate prima. Quindi c'è davanti questa struttura a pettine, perché davanti alla piramide c'è anche il fiume scorre, vibra il terreno, vibra tutto e quindi bisogna che questa vibrazione venga eliminata. Questo tipo di struttura abbiamo scoperto andando a vedere i lavori di ingegneria che serve sostanzialmente per eliminare, per fare da filtro, per bloccare tutte le vibrazioni in più che entrano nel terreno e che darebbero fastidio a tutta la struttura della piramide. Dopodiché ci sono questi 2 corridoi, guardate, salgono, risalgono così in verticale e si uniscono con questo canale all'altezza di circa 100 metri. Ma questo che cos'è? È un diapason. Pensate, un diapason di pietra. Sale, è fatto strano, ma è un diapason. Guardate le mani.
scende, sale, sono le due palettine, le due aste del diapason. In questi canali di pietra entra la frequenza che c'è a destra e la frequenza che c'è a sinistra, che non potrà essere uguale a 229 metri di distanza da una parte e dall'altra della piramide. Quindi queste due vibrazioni, che sono basse, salgono, arrivano a una certa altezza, si equalizzano sbattendo l'una contro l'altra e quel poco segnale che rimane entra nel canale che va ad anello a far vibrare lo Z per equalizzarlo. È un equalizzatore di pietra. Quindi noi siamo sicuri che il vento che avrebbe colpito l'intera piramide, che vi ricordo allora era liscia, sarebbe e avrebbe prodotto questa vibrazione sarebbe pura entrata all'interno dello Z, che è un filtro passabasso, sarebbe entrata pura all'interno della stanza del re ed avrebbe fatto quello che noi sostanzialmente dicevamo che faceva nel libro che ho scritto. La piramide piena d'acqua serviva proprio perché l'acqua, 1400 metri al secondo, faceva passare questa vibrazione che si otteneva nella parte alta, nella stanza del faraone, del re, nella parte bassa, dove in realtà, nella stanza chiamata della regina, dove in realtà c'era il faraone, questa stanza della regina era la rappresentazione di uno strumento musicale. Non so se avete presente la stanza della regina. La stanza della regina sarebbe stata piena d'acqua fino a una certa altezza. Poi c'è a un certo punto una nicchia nel muro che è fatta veramente strana, a 5 livelli, e che è la rappresentazione di una cassa armonica di un'arpa. L'acqua che struscia di fronte a questa cassa armonica produce la vibrazione portante che aveva preso dalla stanza di sopra, la rilascia nell'aria. Questa frequenza va a sbattere contro quella specie di aggeggio cilindrico che è la rappresentazione di una canna d'organo sostanzialmente, dentro la quale c'era il faraone, il quale, prendendo questa vibrazione, riviveva. C'è scritto sostanzialmente negli antichi testi che le antiche civiltà utilizzavano il suono e la vibrazione per curarsi, per guarirsi. Negli antichi testi egizi soprattutto c'è l'accenno ad una cosa che si chiama casa della vita. La casa della vita è quel posto direzionato verso nord, guarda caso come la piramide di Cheope, in cui ci sono due dei, la dea Sesat e il dio Khnum. Non a caso la piramide di Cheope è un nome che probabilmente non esiste, perché gli antichi greci hanno tradotto male Cheope, il vero nome è Khnum Khufu. Khnum Khufu, che vuol dire il protetto da Khnum. Quindi il signor Khufu è il protetto da Khnum. Khnum è il dio della casa della vita, con la dea Sesat. La dea Sesat è la bibliotecaria, cioè è quella che tiene le informazioni e che ha fatto pensare sempre agli egiziani, agli egittologi, che la casa della vita, di cui non si è mai trovato traccia, fosse una biblioteca. E il dio Khnum cosa faceva? Il dio Khnum prendeva il Ba, cioè la parte animica di qualcuno, e la trasportava in qualcun altro. Questo era quello che faceva Khnum. Guarda, proprio quello che noi abbiamo pensato che accadesse all'interno della piramide. Un povero disgraziato viene messo nel piano di sopra, gli si stacca la parte animica con una frequenza bassa, siamo sui 4 Hz, 32 Hz entrano all'interno della camera, si prendono i 4 Hz, circa 128 Hz passano nella stanza di sotto, i 128 Hz vengono puliti dalla portante, i 3,89, cioè 4 Hz della parte animica rimangono nell'aria sospesi, vibra il faraone e la parte animica entra nel faraone, che evidentemente non ha parte animica, e il faraone rivive. Questo è scritto sostanzialmente
in modi molto aulici negli scritti dell'antico Egitto. E poi non solo, e questo ci ricorda qualcos'altro. Mi ricorda le vecchie ricerche che io facevo sull'aspetto alienologico. L'alieno viene su questo pianeta, io ci ho scritto dei libri, qualcuno l'avrà anche letti, viene su questo pianeta perché ha un problema. Il problema è quello che vuole da noi qualcosa che noi abbiamo e che lui non ha. Questo qualcosa, attraverso lo studio di migliaia di ipnosi regressive, su addotti, cioè su coloro che dicevano di aver avuto incontri con questi esseri, questa parte energetica che noi avevamo veniva staccata, veniva messa nel corpo di un alieno che stava per morire e l'alieno riviveva. Era la stessa cosa che noi trovavamo nella ricostruzione dell'utilizzo della piramide, con tecnologie completamente diverse. Questo era un primo punto fondamentale, no? A me questa cosa mi ha fatto molto riflettere, perché io pensavo di aver terminato gli studi che riguardassero l'aspetto alienologico, sapevo gli alieni cosa venivano a fare, sapevo perché non dicevano niente a nessuno, sapevano perché erano collusi con le forze che governano questo pianeta, mi tornava tutto, ma non avevo ancora capito, e non pensavo nemmeno che si dovesse capire sta cosa, non avevo capito che qualcuno 36.500 anni fa, cioè durante lo Zep Tepi, dicono gli antichi egizi, l'inizio dei tempi, qualcuno faceva la stessa cosa con quei poveri disgraziati Cro-Magnon, cioè noi, che eravamo lì in Egitto e che sostanzialmente eravamo uomini della pietra. Perché? Perché è evidente che, secondo le teorie più moderne, e posso citare Armando Mei, noto egittologo italiano importante, la piramide di Cheope ha 36.500 anni, non ne ha 3.500, 4.000 al massimo, come dicono gli egittologi convenzionali. Questo sulla base di infinite prove. Qualcuno, 36.500 anni fa, faceva le stesse cose sugli esseri umani che vivevano nell'antico Egitto, le stesse cose che l'alieno oggi, con tecnologia più avanzata, evidentemente viene a fare qui. Questa è una cosa che ci faceva riflettere. Poi, andando a vedere bene come funzionava la piramide che era piena d'acqua, doveva essere svuotata. E per svuotarla si trovano tutte le tracce del percorso di acqua che ha eroso, perché la piramide ha lavorato per almeno 20.000 anni, quindi se permettete un po' di erosione dell'acqua ce la dobbiamo trovare. Tutte queste tracce di erosione che noi abbiamo ritrovato esaminando centinaia di fotografie della piramide, migliaia di fotografie della piramide, tutte queste tracce sono state abilmente nascoste da un signore che si chiama Zaki Hawass e che è il personaggio più inquietante di tutto l'antico Egitto, cioè lui è quello che, anche come è stato anche primo ministro, lui, di un governo egiziano, responsabile di tutti i monumenti della piana di Giza e non solo quello. Zaki Hawass è la persona che ha vietato di fare fotografie dentro la piramide, che ha vietato a quasi tutti i ricercatori scientifici di fare analisi e che sostiene che all'interno della piramide non ci siano altre stanze, nonostante che ci siano gruppi di ricerca scientifica che in questi anni, almeno dal 2017 a oggi, abbiano dimostrato che ci sono degli altri vuoti, vuoi con
la spettroscopia infrarossa, cioè l'analisi, la misura del calore. Il calore si vede chiaramente che dietro alcune pietre esterne alla piramide c'è una temperatura diversa. Questo vuol dire che dietro c'è un vuoto. Ebbene, le ricerche fatte con questa tecnologia, quindi un termoscanner sostanzialmente, sono in perfetto accordo con le strutture che noi troviamo all'interno della piramide con il SAR, cioè il radar ad apertura sintetica. Interessante. Poi c'è qualcun altro che ha detto: ma come sono state costruite queste piramidi? Non lo sappiamo. Allora c'è un ingegnere francese che dice che è stata costruita la piramide spostando i blocchi giganteschi su un percorso che sale e che in qualche modo permetteva di portare questi pietroni su un piano inclinato da tutte le parti. Ci sarebbero quindi le tracce all'interno della struttura della piramide di questi scivoli che sarebbero serviti per fare questa cosa. Tanto è vero che altre analisi che sfruttano la microgravimetria fanno vedere la pianta della piramide di Cheope dall'alto proprio con delle tracce di questo tipo. Ecco, ora sappiamo che non c'è un unico scivolo fatto così, ma ci sono tutta una serie di strutture che, sovrapposte ai risultati della microgravimetria, danno esattamente il risultato che noi abbiamo ottenuto. A quel punto siamo andati a vedere come l'acqua veniva fatta fuoriuscire dalla piramide, perché una volta che il faraone veniva rigenerato nella vita, la piramide aveva terminato e sarebbe stata utilizzata una prossima volta, magari fra altri 200 anni, sempre per il solito faraone, che non aveva voglia di crepare, evidentemente. Ebbene, l'acqua viene fatta defluire prima aprendo la porta, diciamo così, della stanza del faraone. L'acqua esce e viene convogliata attraverso la grande galleria verso il basso. Alla fine della grande galleria c'è un percorso che porta l'acqua in una piccola stanza che si chiama grotto e che poi attraverso un cunicolo il grotto va alla stanza non finita, che loro chiamano non finita, ma dico, hanno avuto almeno 36.000 anni per finirla. Come mai non l'avevano finita non si capisce, perché non serviva finirla, serviva una stanza in cui potesse essere convogliata dell'acqua, e l'acqua poi torna al Nilo, perché sotto la stanza non finita c'è un buco che porta non si sa da dove a dove, al Nilo porta. L'acqua viene riportata al Nilo. E questa stanza, il grotto, che c'è a metà strada, serve perché voi ve l'immaginate una quantità di acqua enorme che scende da più di 100 metri d'altezza a una velocità della Madonna. Così vi rendete conto del perché come si dice, la grande galleria non è uno scivolo. La grande galleria è fatta a scalini, come le fontane della Reggia di Caserta, facendo in modo che l'acqua non aumenti la velocità, perché se fosse un piano inclinato arriva in fondo che sfonda il muro. E ve lo immaginate quando l'acqua scende in verticale? Ha bisogno di essere rallentata, e si rallenta proprio perché passa attraverso questo grotto, dove si crea, attraverso una serie di cose che abbiamo messo in evidenza nel libro che ho scritto, del vuoto. Si crea un po' di vuoto, è come una pompa ad acqua. In laboratorio, noi che facevamo i chimici, è una cosa che usavamo tutti i giorni, una pompa ad acqua. Fa il vuoto e l'acqua perde di velocità e quindi non sfonderà il pavimento della stanza finale quando arriva in fondo con grande potenza. La stanza della regina. La stanza della regina, che è collegata con un corridoio con pendenza idraulica, pensate, con l'inizio della grande galleria,
viene stappata, perché c'è una specie di masso che viene utilizzato come un rubinetto, che si sposta, l'acqua può uscire e va sempre a percorrere lo stesso percorso. Però questo corridoio c'ha uno scalino, quindi l'acqua arriva fino allo scalino e si vuota la stanza, ma la stanza non può essere vuotata completamente perché c'è ancora uno scalino. E allora abbiamo trovato nel pavimento una cosa che gli antichi francesi nel 1880 avevano già trovato, un buco nel pavimento tappato, è come una vasca, si stappa sto buco e l'acqua doveva scendere per svuotare completamente la stanza della regina. Quindi nelle tomografie ottenute col radar ad apertura sintetica, vediamo che sotto la stanza della regina c'è un percorso che porta a un'altra stanzetta e quest'altra stanzetta con un altro percorso porta esattamente nello stesso modo a condurre quell'acqua con velocità frenata, perché questo è un dispositivo per frenare la velocità dell'acqua, la seconda stanzetta, sempre al grotto e quindi alla stanza finale in fondo, quella non finita, tra virgolette, che porterà poi l'acqua al Nilo un'altra volta. L'aver scoperto che sotto la stanza della regina c'è un'altra stanza, ci ha riempito di gioia, perché vuol dire che quello che avevamo scritto sul libro era vero. Noi avevamo previsto che lì ci sarebbe dovuta essere un'altra stanza, un altro marchingegno per frenare la velocità dell'acqua anche nella stanza della regina. Ora ci troviamo di fronte a una piramide completamente svestita. Una piramide in grado quindi di essere un perfetto strumento che attraverso l'aria, l'acqua e il granito produce quelle vibrazioni necessarie calcolate dal computer che ci permettono di dire che la nostra ipotesi, per quanto balzana possa sembrare, è probabilmente quella più realistica mai detta fino ad oggi. Il faraone viveva 4.000 anni perché non moriva, perché veniva rigenerato. Qui si aprono 2 o 3 scenari allucinanti. Il primo scenario è, sì, certo, è importante aver capito come fare a guardare negli antichi monumenti. E la piramide di Cheope, Khnum Khufu, è il primo. Ora è evidente che la nostra attenzione si sposterà sulla piramide di Chefren, di cui non si sa assolutamente nulla, ma di cui noi abbiamo già i dati che devono semplicemente essere elaborati pigiando un pippolo sul computer. E lì ne vedremo delle belle, perché su questa seconda piramide non si sa niente. Già, meraviglioso, eccezionale, magnifico, però la realtà dei fatti è anche un'altra. Con questa tecnica noi dimostriamo, se ce ne fosse ancora bisogno, che la storia che è stata descritta sui libri non è vera. Perché? Perché tutta questa struttura che noi abbiamo scoperto all'interno della piramide di Khnum Khufu prevede una conoscenza di ingegneria meccanica, idraulica, sonora, fononica che noi manco ci sogniamo. È evidente che 4.000 anni fa l'uomo della pietra, che non conosceva la leva, non conosceva la ruota, non conosceva la scrittura e non sapeva neanche dell'esistenza del teorema di Pitagora, non poteva costruire la piramide di Cheope, che è basata esattamente su numeri precisi, pi greco, no 3 e 16 come si dice nei libri di storia. Sapete, si dice gli egiziani usavano pi greco, però non si sa da dove viene questa informazione, e infatti loro credevano che fosse 3,16. Non è vero. La piramide è costruita esattamente su 3, 14, 15, 9, 0, eccetera, eccetera, eccetera. Preciso fino alla ennesima cifra dopo la virgola. Non solo, ma è costruita anche su multipli della sezione aurea, 1, 61, 8, 0, 33, 9 e così via.
precisi. Non solo la grande piramide ha questi valori, non solo le stanze che sono dentro hanno questi valori, non solo l'acqua che ha riempito le stanze della regina e del re ha un volume che è multiplo di pi greco, ma anche il sarcofago di pietra, che abbiamo ora capito non è un sarcofago ma una vasca vuota, ha misure precise fino alla terza cifra dopo la virgola, perché con un metro normale non si può andare oltre, con pi greco, sezione aurea e questo numero misterioso che pervade tutto l'universo, che è 432. Allora questo vuol dire che chi ha costruito le piramidi, con pace di Zachi Hawass, non sono gli antichi egizi. Non è che c'è un'altra possibilità, non c'è nessun'altra possibilità. Questo che cosa prevede? Questo prevede di mettere in discussione tutta la storia come è stata scritta, tutta la nascita delle religioni come ce l'hanno raccontata. E questo è già qualche cosa che non piacerà ai nostri governanti, i quali hanno sempre pensato che noi, non potendo guardare all'interno della piramide, non avremmo mai potuto capire queste cose. Lo stesso Zachi Hawass ci dice: tutto quello che scoprite sì, sarà vero o non sarà vero, ma si deve considerare non vero, perché l'unica possibilità di dimostrarne la veridicità sarebbe guardare dentro, spostare un blocco di pietra e trovare questi cunicoli che voi dite di avere visto. Ma siccome la piramide non si può toccare perché io non voglio, mentre stranamente lui l'ha toccata almeno 5 volte, modificando dei parametri che sono all'interno della piramide, e di questo io ne ho le prove e farò prima o poi una conferenza solo su questo. Siccome non si può andare a vedere, non si può andare a vedere e quindi non si sa e non si saprà mai. Invece con il SAR, radar ad apertura sintetica, abbiamo guardato dentro e qui non si tratta di prove, come dire, che devono essere interpretate come numeri che ci possono dire: ma siccome c'è la temperatura diversa in questo pietrone, allora forse dietro c'è qualcosa. È un'interpretazione. No, qui si vede esattamente con i nostri occhi come stanno le cose. Quindi non c'è più niente da fare. Per Zachi Hawass è finita. Per chi vuole farci credere che gli antichi egizi abbiano costruito le piramidi egiziane è finita. Ma questo vuol dire anche che la Chiesa, tutte le chiese, ma soprattutto quella cattolica, dovrà rivedere alcune cose sulla propria nascita come religione, eccetera, eccetera. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che anche la massoneria avrà dei grossi problemi, perché la massoneria nasce sostanzialmente dal primo movimento massonico importante, che è quello di Rosa Croce, che noi conosciamo perché nel 600 c'era questo signore che si chiamava Rosenkreutzen, tedesco, che probabilmente non è mai esistito, che ha scritto un libro sul matrimonio alchemico tra un principe e una principessa, che dura 7 giorni, questo matrimonio alchemico, ma che rappresenta la fusione, l'unificazione tra l'anima e lo spirito, la parte maschile e la parte femminile del sé. Ecco, i Rosa Croce nascono perché Amenofis III li cita, il faraone Amenofis III, nel suo inno, la rosa e la croce. Quindi tutto quello che la massoneria ci vuole tenere nascosto su come è fatto l'universo, su come è fatto questo pianeta, su noi chi siamo, decade immediatamente. E poi c'è un altro piccolo problema. Per questo dico, questa ricerca ha aperto degli spiragli incredibili. Noi riusciamo a vedere sottoterra per 8 chilometri. Beh, domani mattina si dà un'occhiata all'area 51. Dopodomani si guardano tutte le basi segrete militari americane che abbiamo su sto cazzo di territorio italiano. Si guarda nelle acciaierie del Donbass chi c'è lì sotto. È semplice. Pigi un pippolo e lo fai. Capite che qualcuno non vuole che questa cosa accada, no? Lo sapete che c'è un progetto che si chiama Minisar,
cioè un satellite che è andato in orbita attorno alla Luna con un SAR, con un'antenna SAR. Oh, non possiamo guardare all'interno della Luna per vedere cosa c'è, no? Così vediamo se i russi già negli anni 60, mi sembra nel 69, sulla rivista Sputnik, 2 ingegneri russi avevano ipotizzato che la Luna fosse vuota dentro e che fosse in realtà di natura non naturale, cioè ci fosse qualcosa, dei macchinari dentro. Si guarda, ci vuole 15 giorni di elaborazione per il computer, pigi un tasto. Ecco, questo è il problema, cioè dietro questo tipo di ricerca che noi abbiamo fatto e che è già in preprint visibile sulla rete, stiamo aspettando i risultati dei riferi che in seconda mandata ci devono dire qual è attualmente il loro parere su eventuali correzioni che dobbiamo mettere nel lavoro. Vi rendete conto che dietro questa scoperta che noi abbiamo fatto, mettendo a punto questa nuova tecnica, ci sono delle problematiche geopolitiche complicate? Questo è il motivo del perché ci siamo affrettati a pubblicare questi dati, perché prima facciamo e prima ci salviamo la pelle. Se te la salvi. Senti, partiamo dalla domanda più banale, più terra-terra. Poi ce ne sono tante altre a salire, come partiamo dal basso. Perché Zaki Hawass impedisce di conoscere la verità? Esistono 2 ipotesi che potrebbero essere valide tutte e 2. La prima è puramente politica. Zaki Hawass vuol far vedere che gli antichi egizi sono stati un popolo gigantesco, meraviglioso, eccezionale, di grande cultura, meglio degli antichi romani. E una possibilità è, vedete, noi abbiamo costruito le piramidi, mica scherzi, cioè noi siamo la base della cultura del mondo, dell'umanità. Gli togli il giochino, gli fai vedere che queste piramidi non sono state costruite dagli antichi egizi ed ecco che gli antichi egiziani tornano a essere uomini di Neanderthal, uomini della pietra, uomini che non avevano la cultura per costruire una cosa del genere, quindi esseri normalissimi, non superuomini antichi. Questo è il primo step. Quando Zaki Hawass va in pensione, compare un suo articolo di saluto su un giornale, importante giornale del Cairo. In questo articolo Zaki Hawass ringrazia tutte le persone che lo hanno aiutato nella sua vita a fare il suo lavoro. Tra questi ringrazia la CIA, Central Intelligence Agency. Perché? Me lo sono sempre chiesto, ma non c'è una risposta, no? La risposta è perché il Central Intelligence Agency avrebbe finanziato alcune parti della ricerca di Zaki Hawass. Quello che sembra chiaro è che i governi non hanno tanto voglia di non farti capire noi, la nostra storia, da dove veniamo, chi eravamo, ma non vuole che noi si capisca qual è la vera essenza dell'uomo. La vera essenza dell'uomo è che questo tipo di ricerca produce un risultato finale X. L'uomo è fatto di 3 parti, una parte animica, una parte mentale e una parte spirituale, le quali possono essere manipolate. In particolare, la parte animica è un gruppo di vettori e tensori che non ha l'asse del tempo, cioè è immortale. E nell'istante in cui dico questo si capisce che significato prendono tutte quelle leggende
che noi abbiamo a disposizione nella nostra storia che parlano degli dei, dell'immortalità, la cattura dell'anima. Pensate, gli antichi dei, Shiva e Vishnu, avevano le loro creature, che erano gli Asura e i Deva, che si facevano la lotta per l'Amrita. L'Amrita era quel liquido che si otteneva frullando l'universo e che ti dava l'immortalità. Questa era la stessa cosa che noi trovavamo sulla ricerca degli alieni. Gli alieni non vogliono morire perché hanno paura della morte. E l'essere umano, invece, è qui, che è fatto di... I cattolici direbbero: noi siamo il tabernacolo della Santissima Trinità, dove c'è un Padre, un Figlio e uno Spirito Santo, dove il segno della croce è la rappresentazione della mente, della parte animica, della parte spirituale e del corpo. Pensate come viene tutto rivisto in base a una chiave di lettura assolutamente perfetta. I nostri governanti non possono dire che noi siamo fatti di anima, di mente e di spirito e che queste tre cose possono essere rielaborate, rimesse insieme, ricostruire quella che era la nostra vera natura, cioè una coscienza unificata, perché nell'istante in cui questa cosa si sa, per i nostri governanti non c'è più trippa per gatti e quindi non ci sarà mai più nessuno, né alieno né alienato, che ci potrà governare. Questa è la realtà, secondo me, in questo momento, io penso questo, dei fatti. Non si può studiare la storia, perché dentro la storia c'è la soluzione del chi siamo noi, da dove veniamo, perché siamo qui, perché dobbiamo fare l'esperienza della vita, perché le nostre tre parti di coscienza si sono divise. Tutti questi perché sono uno dietro l'altro, a caduta inesorabile. Ti fai la prima domanda, è finita, perché ti devi fare tutte queste altre domande. Sarà forse per questo che Licio Gelli non voleva che noi si studiasse la storia e la voleva eliminare dai piani di studio degli italiani? Anche adesso la vogliono eliminare. Sì, anche adesso il Movimento 5 Stelle aveva un progetto di legge che tendeva ad eliminare la storia. Vabbè che la storia poi l'hanno scritta i vincitori, l'hanno scritta i potenti, perché non è come ci viene raccontata. È vero, ma le bugie hanno le gambe corte e quindi anche 10.000, 20.000 anni, 30.000 anni sono gambe corte da un punto di vista temporale, tenendo presente l'età dell'universo, l'età del sistema solare. Quindi questo è il momento in cui le cose devono accadere, no? Si dice sempre che del tempo ci sono tre definizioni: il tempo atmosferico, il tempo cronologico, Cronos, l'onnisempiterno, il dio greco, il dio degli dei, e poi c'è il momento in cui le cose devono accadere, una specie di fato in cui è inutile che si tenti di nascondere la realtà, perché essa verrà fuori inequivocabilmente a causa di una cosa che si chiama secondo principio della termodinamica. L'entropia aumenta sempre, l'entropia è legata alla coscienza umana e quindi non c'è niente da fare. Prima o poi chi ha detto le bugie si castra con le proprie mani. Quindi è come un vulcano che sta per esplodere. Un tappo di spumante. Quando lo spumante è stato stappato, col cavolo che te il tappo ce lo rimetti. E questo è il momento in cui esce fuori la verità, quel momento Sì. che stiamo vivendo adesso. Questo è il momento, è esattamente così. Un momento che può durare 100 anni, ovviamente. Ci mettiamo dentro anche la situazione pandemica, la situazione di pseudoguerra con la Russia. Sta succedendo qualcosa in campo politico, in campo scientifico, in campo storico. Ci accorgiamo per esempio che in campo storico ci hanno raccontato delle palle, ci accorgiamo che in campo scientifico ci hanno raccontato delle palle e hanno dato anche i premi Nobel a persone che hanno detto delle cose che non stanno né in cielo né in terra, come per esempio il povero Einstein, che poverino a un certo punto dice: l'energia negativa non esiste, mi viene fuori dalle formule, però siccome non so cos'è non ne tengo di conto, la elimino. Come la elimino? Cioè te prendi l'universo e ne cancelli metà con quel sistema. Gli hanno dato anche il premio Nobel, ma non è l'unico che ha fatto errori del genere. E guai a dire
Einstein ha torto. Te quando scrivi un lavoro scientifico e scopri delle cose che non tornano, devi cercare su un lavoro di fisica di imbellettare il lavoro con parole che non ti facciano capire che quella cosa lì va contro quello che diceva Einstein, che non sta più né in cielo né in terra. Ma la scienza non è trasformazione, oggi è dogma. Perché la scienza è dogma in quanto noi abbiamo creduto ad un'altra informazione sbagliata, che ci fosse un dualismo tra la Chiesa e la scienza. Questo dualismo si è rivelato infondato perché la scienza e la Chiesa nascono da un'unica cosa che è la magia. Ma il politico di turno, in quel contesto Re Artù, quando vede Mago Merlino che è scienziato e teologo insieme, dice: Mago Merlino è troppo potente, bisogna che divido le due cose, e quindi scienza e religione da allora sono diventate due cose, ma in realtà fanno parte di un'unica stirpe di partenza, da un unico ceppo, che era la magia, cioè la comprensione di come è fatto l'universo, sia lavorando col lobo sinistro, la razionalità, che lavorando col lobo destro, cioè l'intuizione. Questo era anche Mago Merlino, personaggi che sono simbolici, che non sono mai esistiti da un punto di vista storico, ma nel simbolismo c'è la storia archetipica e archetipale dell'universo. Quindi noi ci troviamo con una religione la quale dice ma tutte le cose che sono scritte nel Vecchio Testamento le dice anche la scienza. Cioè la religione che lecca il culo alla scienza? E la scienza, sì, tutte le cose che abbiamo scoperto, anche i fotoni hanno un'anima, e cercano di indorare la pillola, la scienza, facendola sembrare sostanzialmente una religione, perché scienza e religione non devono andare in conflitto tra di loro. Tant'è vero che in un libro che ho recentemente scritto, Io e Dio, si fa vedere che la prova ontologica dell'esistenza di Dio, fatta dai padri della Chiesa e dai padri della scienza, è identica. Erasmo, Sant'Agostino, Gödel, fisico, matematico, sostanzialmente danno prove dell'esistenza di Dio che sono prove ontologiche, cioè nella struttura iniziale c'è già l'idea che Dio deve essere perfetto, no? Gödel cosa dice? Allora, Dio è perfetto, è perfettissimo, è la cosa più bella che c'è, più buona, eccetera. Siccome la vita è una cosa buona e siccome Dio contiene tutte le cose buone, Dio contiene la vita, quindi Dio esiste. Ma chi gliel'ha detto a Gödel che Dio è solo le cose buone? Dio è tutto. Se Dio è tutto, deve essere anche le cose cattive. Dio è anche uno stronzo. Gödel questo non lo mette in considerazione. Che cosa fa Gödel? Grande matematico. Dà un calcio alla relazione geometrica che c'è tra due oggetti che costituiscono la dualità dell'universo. Non la tiene in considerazione. Così come fanno i padri della Chiesa, ovviamente. La scienza mostra il suo vero volto. La scienza diventa una religione che ti dice te devi vaccinare. Perché? Perché ti devi vaccinare. E se mi fai qualche domanda, sono costretto a dirti che ti devi vaccinare perché il vaccino fa bene. Ma se è stato dimostrato che non è vero, non ha importanza, io ti ho detto che fa bene, io sono uno scienziato, ci devi credere. Ci devi credere perché io sono uno scienziato, vuol dire io sono Dio, che fai? Te non ti fidi di me? Ed ecco che da una parte abbiamo la religione con i suoi preti e la scienza con i suoi professori universitari che hanno evidentemente vinto tutti i concorsi truccati. La scienza dà anche il peso dell'anima, che è il peso che il corpo perde quando muore. In realtà non è la scienza che dà questa misura, che sono i famosi 21 grammi, su cui molti hanno scritto film, romanzi. In realtà sono ricercatori a latere, mi sembrano, in questo contesto erano russi, i quali hanno pesato un corpo
mentre sta per morire, e hanno trovato questa differenza di 21 grammi. Però non si può dimostrare questa cosa, perché sapete che il corpo, quando te emetti l'ultimo respiro, l'aria pesa, e quindi quando l'hai eliminata pesi un pochino meno. Non si riesce a sapere se questa quantità minore sia esattamente nell'ordine dei 20 grammi, e quindi è un risultato che da un punto di vista veramente scientifico non ha grande senso. Quello che c'è invece dietro questa storia è un altro aspetto, l'aspetto che noi sappiamo che noi siamo qualcos'altro. Noi siamo morti, ma siamo vivi perché dentro questo corpo c'è qualcosa che lo muove, c'è qualcosa che gli dà vita. Il cappotto si muove perché dentro il cappotto c'è una cosa che ha vita. In questo contesto, sapendo questo, ma non essendone consapevoli a livello cosciente, noi andiamo alla ricerca di quel qualcosa che sappiamo che esiste, ma non sappiamo come e dove trovare. Ecco, nella ricerca sulla piramide di Cheope, forse questa cosa l'abbiamo trovata. Wow.